Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo ventilato video. Siamo qui con la Jeep Compass, un'auto non esattamente nuovissima perché è stata presentata giusto un paio di anni fa, ma noi eravamo curiosissimi di provarla. Lo faremo oggi insieme a voi in queste prime impressioni di guida, sperando che in futuro potremo portarla in fuoristrada perché in Jeep sono veramente esperti, grazie al concessionario Autoclub di Bari. Prima di andare a vedere come si guida in città principalmente questo Compass, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e di seguirci su Facebook e Instagram. Adesso saliamo a bordo. In questi primi chilometri di guida con la Jeep Compass, la prima cosa che abbiamo notato, sia io sia Bart, perché l'abbiamo ritirata insieme stamattina, è stata l'abitabilità interna. Questo perché? Perché l'auto, che è basata sulla stessa piattaforma della Renegade, quindi della piccola di casa Jeep, però nelle sue dimensioni si è ingrandita perché risulta più lunga di 13 cm e questo va a tutto beneficio dell'abitabilità interna. Cosa intendo dire? 7 cm di passo in più donano più spazio per le gambe, soprattutto nel posteriore, perché all'anteriore si sta comodissimi, complici anche questi sedili dalle dimensioni e dalla qualità molto americana, tipico stile Jeep, ma è dietro che ci ha stupiti. Bart, che in questo momento sta riprendendo, è alto circa 1,70 m. Il sedile del passeggero, posizionato secondo la mia altezza di circa 1,80 m, gli lascia circa 5 cm di spazio in più per le gambe, non tocca minimamente, e questo è un punto veramente a favore del Compass. Comodità di sedili a parte, è un'auto comoda a livello di tutta l'abitabilità interna, godo di un'ottima visibilità per quanto riguarda la superficie vetrata del parabrezza, montanti piuttosto stretti. Ovviamente questo è un SUV con una forma dell'1.8 molto particolare che va a togliere un po' di visibilità posteriore. Chiaramente, come in questa versione limited, siamo aiutati dai sensori di parcheggio, optional c'è la retrocamera che è la stessa presente su Jeep Renegade, quindi saremo sempre assistiti. Tra l'altro gli specchietti esterni godono anch'essi di un'ottima superficie, quindi sono anche questi piuttosto generosi, quindi non avremo problemi da questo punto di vista. A livello di accessibilità è tutto al suo posto, chiaramente la qualità costruttiva e di scelta di materiali poteva essere migliore, vi sono molto sincero, perché sono presenti delle plastiche soprattutto nella parte bassa sotto lo schermo da 8,4 pollici dello Uconnect che lasciano un po' a desiderare. Anche i pulsanti, devo dire, ce ne sono in quantità per la regolazione di sistemi quali aria condizionata e sensori di parcheggio e sistemi di sicurezza, però è tutto al suo posto. Sul volante, facilmente accessibile anche dalle dimensioni generose, vicino alla leva del cambio, e anche lo schermo dello Uconnect, quello che vi ho appena detto, è molto leggibile e anche il touch è molto comodo da utilizzare. Certo, se dobbiamo parlare di comfort, una menzione va fatta per quanto riguarda l'insonorizzazione, perché da un SUV di questa categoria mi aspetterei un po' meglio da questo punto di vista. Non è il massimo, complici certo i grandi specchietti ma anche le barre sul tetto, perché quest'auto ha le barre sul tetto, ma abbiamo sentito soprattutto in tangenziale, su velocità tra i 70 e i 100 km/h, dei frusci molto importanti all'interno dell'abitacolo. Oltre ai frusci aerodinamici, all'interno dell'abitacolo è presente il rumore del motore, che nello specifico è un 1600 Multijet da 120 cavalli, ovviamente disponibile un motore 2000 da 140 e 170 cavalli, sul quale è disponibile anche la trazione integrale, perché questa, devo ricordarvelo, è trazione anteriore, ma è disponibile anche il motore multi-air, quindi un benzina da 140 cavalli. Rumorosità a parte, c'è da dire che questo motore è piuttosto reattivo, soprattutto in relazione al peso, alla stazza di quest'auto. C'è da dire che ovviamente la coppia ci assiste sempre, perché è pur sempre un motore diesel, e quindi è abbastanza buono. Ovviamente se dovete affrontare delle salite frequenti, se abitate in montagna o comunque dei pendii, la motorizzazione più consigliata è ovviamente quella con trazione integrale, quindi la motorizzazione diesel 2000, però anche questa su un utilizzo soprattutto cittadino, perché se vogliamo trazione anteriore, SUV compatto, l'utilizzo sarà principalmente quello, è molto consigliato. La Compass che sto guidando ha in dotazione il cambio manuale a 6 marce, abbastanza preciso per quanto riguarda i suoi innesti. Purtroppo non abbiamo provato quella con il cambio automatico. Perché dico purtroppo? Perché sarebbe interessante provare quest'auto con un cambio automatico a 9 rapporti, sicuramente confortevole soprattutto sulle lunghe distanze.
Ma cerchiamo un attimo di capire dove si piazza sul mercato questa Compass, perché questa è la via di mezzo, se vogliamo un ottimo compromesso tra il Renegade e il Cherokee, un'auto che mantiene le dimensioni piuttosto compatte della piccola Renegade, ma senza rinunciare alla muscolosità delle linee, soprattutto esterne, con le classiche 7 feritoie di Jeep sulla griglia della più grande sorella Cherokee. Penso riuscite a sentire e a vedere soprattutto in telecamera quante buche stiamo prendendo qui nella città di Bari. A livello di sospensioni quest'auto è dotata del sistema FSD che abbiamo già visto in questo test drive qui in alto nelle schede con la 500X, questo sistema che va ad analizzare il manto stradale dalla frequenza con la quale le sospensioni e gli ammortizzatori in particolare entrano in fase di espansione e di compressione, quindi l'auto analizza automaticamente i suoi settaggi di comfort delle sospensioni. In curva l'abbiamo sentita piuttosto stabile perché è chiaro che è un'auto molto alta da terra, quindi ci aspettavamo si imbarcasse di più, ma sinceramente a velocità piuttosto sostenute, affrontando le curve della tangenziale di Bari, ci siamo trovati ad affrontarle in tutta sicurezza. Da ultimo, i freni. Chiaramente non abbiamo affrontato in questi pochi chilometri di queste prime impressioni di guida delle frenate di emergenza e, voglio aggiungere, per fortuna, però ci siamo trovati sempre in tutta sicurezza. È chiaro che non ha dei freni magari carboceramici come quelli che si trovano sulle auto più sportive, né tantomeno i freni presenti sulle Abarth per restare in casa FCA, ma ci siamo sentiti sempre in sicurezza. Ora ci fermiamo perché vi voglio dare i prezzi, perché il prezzo di partenza parte da 28.240 euro. Qui sullo schermo vi scrivo anche il prezzo di partenza della versione in allestimento limited, che è quello che abbiamo guidato oggi in questo test drive, che presenta numerose dotazioni soprattutto per quanto riguarda il comfort, ma anche di sicurezza e di assistenza alla guida. Un'altra cosa che purtroppo non vi abbiamo potuto mostrare è la sua capacità in off-road, perché credeteci, in Jeep sono dei veri maestri. Questa ovviamente ha la trazione anteriore, ma nel momento in cui andrete su percorsi sterrati a provare la trazione integrale della motorizzazione 2000 diesel del Compass, sicuramente potrete assaporare le sue velleità da fuoristrada. Qui nel sistema infotainment, prima di concludere, vi mostro qualche chicca, perché possiamo selezionare, di solito c'è un pomello con il quale andare a settarci i nostri driving mode in off-road. Qui è tutto touch con Select Terrain in modalità normal. Abbiamo tanti settaggi tramite Jeep Skills che ci mostrano la potenza, i newton metro di coppia raggiunti, ma anche varie chicche. Qui possiamo vedere un po' l'inclinazione della vettura, l'altitudine, inclinazione anteriore, posteriore o laterale, tornando indietro con la freccetta. Vi mostro qualche altra informazione, la pressione sul pedale dei freni o sull'acceleratore, 29%, la forza G era anche disponibile, ma ci sono tantissime altre impostazioni. Qui abbiamo anche i tempi. Prima però di concludere vi invito a dare uno sguardo, ad iscrivervi al nostro canale prima di tutto e ad attivare le notifiche, quindi attivandole potrete dare uno sguardo al video che uscirà sul nostro sistema infotainment, un nostro focus su questo sistema infotainment che è molto simile allo Uconnect presente su 500X, ma appunto presenta Jeep Skills, quindi vi mostreremo un po' le differenze che ci sono rispetto alla 500X, quindi di nuovo iscrivetevi al nostro canale, seguiteci anche su Facebook e Instagram.